Nel 60 d.C. in Britannia morì l'alleato di Roma, nonché re degli Iceni, Prasutago. Il re morì lasciando solo eredi femmine, avute dalla carismatica regina Boudica. I Romani tuttavia non riconoscevano la successione per via femminile ed approfittarono dell'occasione per annettere i territori degli Iceni ai loro domini. Il procuratore Catone Deciano fece così saccheggiare il territorio degli Iceni e ordinò di fustigare Boudica e violentarne le figlie. La regina reagì all'umiliazione e sollevò a rivolta gli Iceni, trovando l'alleanza dei vicini Trinovanti. Boudica radunò un esercito di circa 12.000 uomini e marciò verso la capitale romana della regione, Camolodunum, proprio quando i veterani della XX legione erano stati da poco congedati e se ne aspettavano i rimpiazzi. Un contingente della IX legione tentò di fermare gli insorti, ma fu sconfitto e ripiegò verso nord. La rivolta ad est scoppiò mentre il governatore Svetonio Paulino era impegnato con la XIV legione ad ovest per sconfiggere il druidismo. I ribelli conquistarono quindi Camolodunum, sfogando il proprio risentimento sugli abitanti. Gli iniziali successi di Boudica le portarono all'appoggio delle tribù vicine, che costituirono assieme agli Iceni una grande armata. Il procuratore Deciano intanto fuggì in Gallia, mentre Paolino, che aveva appena conquistato Mona, avvertito degli eventi ad ovest, decise di intervenire senza indugio. Paolino mosse quindi le sue truppe verso est. Egli lasciò indietro le fanterie e mosse velocemente coi cavalieri a Londinium, verso cui era diretta l'avanzata ribelle. Paolino ordinò di evacuare Londinium e Verulamium e tornò coi profughi verso il suo esercito in avvicinamento. Intanto le due città vennero conquistate e razziate dai ribelli e coloro che non le avevano abbandonate al seguito del governatore romano furono trucidati. Secondo le fonti furono trucidate circa 70.000 persone, mentre Paolino rimpolpava le proprie fila con quanti veterani ed ausiliari riusciva a racimolare. Paolino si trovava in una situazione critica. Tutte le truppe che aveva potuto radunare ammontavano a circa 13.000 uomini, contro un esercito di circa 60.000 insorti. La nona legione, da cui poteva attingere altri effettivi, era troppo lontana a nord, mentre Penio Postumo, il prefetto della seconda legione di stanza nel sud, negò il proprio aiuto al governatore. Oltre alla scarsità di combattenti, Paolino doveva affrontare la scarsità di vettovaglie, poiché oltre ai soldati il suo esercito aveva un seguito di profughi dai territori saccheggiati dagli Iceni. Fu così che Paolino si decise per la battaglia, forte di circa 7.000 legionari della XIV e della XX legione, 5.000 ausiliari germani e 1.000 cavalieri. Dall'altra parte Boudica schierava circa 50.000 uomini, con un numero imprecisato di carri da battaglia. Sebbene il numero dei Romani fosse decisamente inferiore, essi godevano di un addestramento ed una professionalità maggiore rispetto ai loro avversari. Presso il fiume Ancher, Svetonio Paolino individuò il luogo adatto per la battaglia che intendeva combattere. Egli voleva sfruttare la maggiore qualità del suo esercito, schierandolo in una stretta vallata circondata da boschi, dove il numero degli avversari sarebbe stato meno determinante ed il pericolo di accerchiamento scongiurato. Il governatore posizionò i legionari al centro, affiancati dagli ausiliari germanici, e sulle ali, protetta dai boschi, divise la cavalleria in due contingenti di 500 uomini ciascuno. Gli insorti si schierarono disordinatamente davanti ai Romani, di fronte a loro Boudica schierò i carri da battaglia, mentre alle loro spalle furono disposti carriaggi dei loro familiari che avrebbero assistito allo scontro. La battaglia iniziò all'alba, con gli insorti che semplicemente caricarono frontalmente, dapprima con i carri, i quali però non inflissero gravi danni allo schieramento romano, poi con l'avanzata della massa dei loro combattenti a piedi. L'esercito romano a questo punto mostrò la sua estrema professionalità. Dapprima gli insorti furono bersagliati da grande distanza dagli scorpioni e dagli arcieri romani. Poi, giunti a tiro di giavellotto, furono tempestati dai pila romani. La pioggia di dardi causò molte vittime tra gli insorti, che non disponevano dell'armamentario romano. Così la loro massa perse coesione e Paolino decise di sfruttare il momento organizzando il suo esercito in 3 cunei con l'ordine di caricare la massa nemica. Le prime file ribelli furono travolte,
ma poi si giunse ad una fase di stallo, nella quale ai pochi romani si contrapponeva l'enorme massa dei guerrieri di Boudicca. Era tuttavia uno scontro ravvicinato, nel quale i romani erano maestri. La battaglia iniziata all'alba si protrasse fino a mezzogiorno, quando Paolino mandò nella mischia anche gli ausiliari germanici e la cavalleria che caricò i nemici dai fianchi. Il fronte dei Britanni si sgretolò ed essi si dettero ad una fuga confusa. I romani all'inseguimento fecero strage dei combattenti e dei civili, una volta raggiunti i carri dietro l'esercito ribelle. Boudicca stessa, per non essere presa prigioniera, si dette la morte con le sue figlie. La battaglia era vinta. I romani avevano perso circa 2000 uomini, mentre i britanni circa 40.000. Saputo della vittoria romana, il prefetto postumo della seconda legione si dette la morte per il disonore. La professionalità dell'esercito romano si era dimostrata all'altezza della situazione ed avrebbe permesso di mantenere il controllo di quei territori dell'isola per altri 350 anni. Per ordine di Paolino, il Norfolk, regione d'origine dei Liceni, fu spopolata dei suoi abitanti e la capitale della provincia fu spostata da Camulodunum a Londinium, l'odierna Londra.